mi fai neanche vestire, ma smettila. No, perché è una giornata importante. Madonna, ragazzi. 1, fa caldo. 2, spero che non mi avete visto nudo. No. Perché sennò so che vi potreste innamorare di me. Ma la cosa più importante, a parte l'amore che provate per me, è che sono arrivate le gomme. Mi è arrivato un messaggio questa mattina. Quindi adesso andiamo subitissimo a montarle, poi ce l'andiamo fuori. Pip! È qui che siamo venuti a dormire stanotte, dopo il concerto di ieri sera, che alla fine non era né un concerto né un karaoke come ci avevano spiegato, ma era un po' più una jam session. Era gente che non si conosceva, che si è messa a suonare insieme, si accompagnavano a vicenda, qualcuno cantava, qualcuno suonava, dipende dai momenti. È stato carino, anche se non c'era la luce. A noi sembravano poi tutte uguali le canzoni, perché la musica turca non la capiamo, e siamo arrivati poi qua a dormire in un posto tra i vari parchi di questo quartiere, uno degli ennesimi parchi attigui a una moschea. Ha questo parcheggio grande che ci ha fatto anche ombra fino adesso, quindi siamo accaldati, sì, ma non più di tanto. Quindi si può andare a montare le gomme, ore 9:30. Bene, allora lasciamo questo splendido posto e ce ne andiamo a montare le gomme. L'idea è quella di levarsi anche abbastanza in fretta da qua, perché sono 3 giorni che siamo oltre i 40 gradi. E quindi, insomma, inizia a essere pesante sopportarlo. Spero che ci metterò un paio d'ore, non di più. Li metterò, vabbè, dopo vi spiego come li mettiamo, cosa faccio con le gomme. Quindi andiamo. Arrivati in una sala tortura. Ventilatore a manetta. Ventilatore anni 80, un pandan con tutto il resto. Lato sinistro diventerà la ruota di scorta perché è buona, almeno adesso la controlliamo, ma non è successo nulla, che verrà sostituita da una nuova. Poi la ruota di scorta attuale, che è dell'82, la buttiamo via, o magari loro la tengono e la riutilizzano. No, la mettono nel museo. Ah, ok. Sì, bar no. Ah no, bar, PSI. Bar drink. Bar. Bene ragazzi, allora le gomme cambiate, praticamente cosa ho fatto? Le 2 nuove ovviamente sono andate sotto, nel posteriore. Quella rotta che aveva le bolle l'ho buttata, quella di scorta che avevo sotto che era vecchia l'ho buttata, ho preso quella nuova che rimaneva, che era già usata, e l'ho messa come gomma di scorta. Quindi così adesso abbiamo tutti 5 le gomme in perfette condizioni e speriamo che durino tanto, che non si buchino più. Adesso ci offrono il classico chai che va giusto bene perché fa freddino questa mattina. E siamo qua davanti al... Perché c'è l'ombra oggi, allora esatto, sarà per quello. Va fresco. Aspetta, my friend, questo è il boss della... Boss delle gomme. Chiamato e ci ha detto, vieni a vedere una cosa. Boh. Adesso andiamo andando giù nel cortile. Ah, c'è un albero di? Un albero di? In mezzo alla pattumiera. Mele. E di ciliegie anche. Anche di ciliegie. Una mela calda. Vabbè. Ci stavamo chiedendo come fanno a sopravvivere queste piante in mezzo alla pattumiera e al cemento. Non so, sono veramente ospitali. No. Kiraz, ciliegia, kiraz. Ekşi. In italiano ciliegia. Ciliegia. Sono buone? Ciliegie calde dall'albero. Ecco che ci fanno fare la cacca. È ufficiale, stiamo ripartendo con le gomme nuove. Ragazzi, che avventura come al solito, però l'abbiamo Andata risolta e nel risolvere abbiamo anche sempre conosciuto e incontrato persone brave È vero. che ci hanno aiutato e quindi comunque anche questo ci porta e ci arricchisce. Quanto abbiamo speso per 2 gomme nuove ordinate online con montaggio e equilibratura in Turchia? 200 euro proprio, ma sono più o meno sul loro prezzo, le gomme. Lo stesso prezzo che abbiamo pagato in Francia. In Francia, sì. Uguale. Diciamo là ci avevano scontato l'equilibratura. Però è una cosa assurda, strana, perché io a un certo punto mi mette la gomma, me la monto, gli faccio, ma l'equilibratura? Mi fa, ma dietro non serve, gli faccio. Faccio come non serve? Fa, no, noi la facciamo solo davanti. Ah sì? Faccio, ascolta, i cerchi sono vecchi, ballano, tu falla anche dietro che è meglio. Non so perché. Perché poi la macchina ce l'aveva, lei mi fa, la vuoi te la faccio. Ha preso, l'ha fatta e basta.
pizza, non me l'ha fatta pagare ovviamente. Anzi no, ci ha detto che dovevamo andare a bere il tè e prendere Esatto. le mele, le ciliegie dall'albero, tutte quelle che volevamo. E poi prima di andare via ci ha detto è stato un piacere conoscervi, sono molto felice. Sì, è stato molto carino. Comunque è rosso di nuovo, perciò niente. Che caldo. Traffico ragazzi. cittadino e... Temperatura adesso 33,7 in aumento. Però adesso andiamo verso il freschino. Se voglio dormire, questa notte io voglio dormire con una coperta. E succederà. Che bello! Voglio alzarmi con la neve domani mattina. No, quello no, quello no. Stiamo uscendo dalla città e stiamo per passare sopra il fiume Tigri. Ecco qua che abbiamo fatto contenti finalmente le nostre maestre delle medie. Tra i Tigri e l'Eufrate. Un po' di grano ce l'hanno qua, eh. Diciamo che senza grano non stanno. Scusa, ma cioè, che novità è? È chiaro, si chiama grano turco. Come il Marocco hanno non lo so, gli faranno una scuola particolare, ma questa gente, adesso ve lo faccio vedere, riesce a caricare il camion così. Questo sottofondo di musica struggente turca, siamo entrati in un ristorante, che Marina ha trovato, dove dicono che fanno le colazioni turche, alla bellissima ora dell'1 di pomeriggio. Io ho detto, ma l'hai fatta ancora colazione? Sì, allora sì. La colazione turca è tipica, che ti portano un botto di roba, fa verdure, omelette, pezzi di carne, formaggio, olive, e tu spizzichi un po' a destra e a sinistra e esci fuori. Anche oggi prendo la mia solita dose di Ayran, latte fermentato che aiuta in bagno. Tu cosa pensi che ci porteranno? Ma soprattutto ti piacerà? Io penso che per 200 lire ci sarà molto, non è una di quelle super mega imbandite secondo me. Comunque di solito c'è pomodoro, cetriolo, olive, formaggio e il tè, almeno questo ci deve essere. Se c'è solo quello, io ordinerò anche un hamburger. E invece no, se c'è solo quello approfitteremo per mangiare leggero e stare a dieta. Come le trombette di Menelik. Aia, ma sei coglione! È arrivata la colazione dopo 30 minuti, quindi siamo andati a macellare il maiale no. Però diciamo hanno creato il salsiccione. Come vedete c'è un misto fra verdure cotte, Nutella assieme all'onion ring, sta benissimo, salsicce, qui c'è della omelette con delle cipolle, ma insomma è un misto fra verdure e formaggi. Sarà toppia comunque. Di fianco a noi abbiamo Batman e Sylvan, tutti e due nello stesso furgone. Una cosa rara. Ciao Batman! È una cosa rara. Ecco qua Batman e Sylvan che ci stanno superando. Lui è Robin! Robin che stava lì dietro. Magari spieghiamo anche un po' meglio, no? E c'è un paese che si chiama Batman e c'è un paese che si chiama Sylvan che ce l'ha tra. Sylvan è dove abbiamo fatto pranzo. Quindi Mago Sylvan, per chi non lo sa è giovane, e Batman che insomma tutti conoscono. C'è un paese che è collegato con l'altro dal pulmino di Batman. Ma è finito? Tutto nero con le fiamme dietro. E quando vai nel giro fanno
Ragazzi, c'è una fontana qui in montagna, scendiamo subito. Una fontana del mini market. Ti giuro, non sento più piedi. Sì, anche la nuvola, grazie signore. Good. Facciamo lavare anche il camper. Ragazzi, ho rispolverato la mia sciarpettina marocchina che mi ha protetto. Minchia. Si ammazzano. Che mi ha protetto dal super caldo del Marocco e adesso lo sto facendo dal super caldo della Turchia. Ah, Tutankhamon! Ma come sei? Sono morti, ci siamo tuffati dentro la fontana, bello. E il titolo fa, ma buttati, cioè va bene. Life too short to go through it alone. When I met you, you left an open door. I keep checking in to see if you're still home. Wanna be your light, wanna be your home. Ooh, are you? Siamo entrati al Tatlivan, paesino di montagna, siamo a 1700 metri. Le case hanno i tetti. Sapete cosa significa? Nevica, Tra poco nevica. magari, Ti porto in Norvegia adesso. sciordi. E siamo arrivati. Io ti volevo portare tra i fiordi, invece siamo finiti ad Arona. Tra l'altro ci sono anche i pioppi, guarda, hai visto? È vero, vediamo se sono anche le papere. Siamo arrivati a Van, No, No? Tatlivan questa. Tatlivan. Tatlivan, Siamo arrivati a Tatlivan, che è il primo paese sul lago. dove ci sono molti van, dove fanno il van tour, dove sono tutti i van lifer. Comunque ragazzi, abbiamo perso 15 gradi più o meno. Pensavo che dicevi 15 kg, invece Sì, ciao. niente. No, 15 gradi però li abbiamo persi. Da 43 a 27. Adesso sì. 26. No. Vediamo durante il giorno. Questo passeggio ci porterà a vedere il lago. La parte migliore della giornata è arrivata, ovvero la panchina. Ragazzi, siamo stanchi cotti. Stracotti. Stancotti. Stracotti. Non sembra ma stare a 42-43 gradi per ore, Per giorni. per giorni, è come se tu hai la febbre costante. Quando siamo arrivati a 35 si stava già bene. Quando siamo scesi sotto i 30 gridavamo alleluia. Adesso a 26 sentiamo quasi freddo. Sì, è come se ci avessimo l'aria condizionata accesa. Sì, davvero, incredibile. Quindi io direi una cosa, siccome abbiamo bisogno di idratarci, quindi andiamo a farci un aperitivino nel camper. Sì, sempre tonica zero, mi raccomando. No, comunque se stamattina non ci avessero messo le gomme, io avevo già un piano. Devo andare a fare la colazione sul fiume Tigri, che comunque è un fiume. Perché se fossero stati 3, 3 trighi contro 3 trighi. lo sapevo che l'avresti capita. Allora, se me ne metti lì. Ma a parte le stronzate, comunque siamo arrivati qua al lago Sì, e abbiamo subito notato una cosa, che noi vedete adesso ci tuffiamo. mi tuffo nel lago. Scordatevelo, c'è di un inquinato. Allora, il lago di Arona è Allora, trasparente, insomma le Maldive al confronto. Questo è scuro e poi sopra c'è una specie di mucillagine C'è verde. una patina verde arancione, non so. Ragazzi, cioè, comunque verso la fine del lago potrebbe essere più inquinato qua e meno dall'altra parte, ma visto il colore. Vabbè, comunque, non ci faremo il bagno. Almeno io no, sono ti corrodi. Io direi una cosa, che adesso ce la diamo in camper e li lasciamo anche tranquilli loro, Sì, che ormai sul divano si saranno già annoiati. E poi è ancora caldo, quindi uscite anche voi a fare un aperitivo. dai, buona Ci vediamo. serata. Ciao. Ciao.